Ciao popolo, era un po' che non ci vedevamo. Andiamo subito al punto. Ma tutte le coreografie, i movimenti che si fanno, che avete visto fare sopra le pietre, servono? Non servono? Sono utili? Cambiano qualche cosa? Sono utili o sono dannosi? Lo vediamo subito dopo. Scusate, la sigla. Eccomi qua. Allora, vado veloce, tanto come al solito non ci riesco. Oggi mi voglio levare uno sfizio, voglio controllare se tutti i movimenti che vedo fare nei vari video, io sono sempre alla ricerca, sto sempre guardo, vedo, perché c'è sempre da imparare. E chi fa i movimenti classici a X, chi fa il cerchietto, come me per esempio, chi 8, chi a tergicristallo. Ma là mi è venuto il dubbio, ma sono utili tutti quanti sti movimenti? Serviranno a qualche cosa? E soprattutto, che tipo di segni lasciano sul bevel? Sono utili? Sono inutili? Sono dannosi? E allora guardate, mi sono organizzato così. Faccio vedere. Allora, sul piano di lavoro, eccolo qui. Ho fatto la scorta di Gold Dollar perché oggi mi sa che ne rovino più di uno. Piastra diamantata da... Questo è un lato 325, da qualche parte dovrebbe essere scritto, sì, eccolo qua, lato 325 questo, poi il lato inferiore è un 1200, ma io voglio andare sul 325 perché molto velocemente voglio dare qualche sgrattugiata sul rasoio, che adesso vi faccio vedere la situazione di partenza. Intanto questi li togliamo un attimo sperando che non servano. Stavo dicendo, vi faccio vedere subito la situazione di partenza, rasoio ovviamente sacrificale, per cui in condizioni non buone. Aspettate che lo sto mettendo sotto il microscopio poi per farvelo vedere bene. Eccolo qua. Allora, dove sta il microscopio? Eccolo qui. No, non è questo, è questo. Una messa a fuoco velocissima. Allora, vedete, a noi quello che ci interessa questa volta è il bevel, perché vogliamo parlare di marchi d'affilatura. Anzi, non mi do del plurale maiestatis, voglio parlare di marchi di affilatura, per cui non ce ne frega niente del filo, delle imperfezioni, delle ossidazioni, delle cose, delle muffe, non, neanche lo so, quelle macchie nere, da che cosa dipendono. Però vedete, la situazione di partenza è abbastanza pulita sul bevel. Allora, andiamo di nuovo al piano di lavoro. Eccomi qua. Prendo il rasoio, stavolta niente nastro, niente di niente, mi serve solamente di vedere un po', intanto me la spippo, mi serve solamente di vedere un po' i marchi di affilatura. Quindi giusto poco, goccino d'acqua, tanto per non fare proprio l'attrito brutale. Ecco qua, tanto un altro po', dai. Ecco qui, un'inumidità alla pietra diamantata e andiamo subito. Andiamo subito al lavoro del movimento di base, l'X a uscire, ok? Quindi su un lato sarà questo, sull'altro lato sarà questo, sempre controfilo. Mamma mia che rumoraccio, stavolta me lo sto veramente mangiando il Gold Dollar. Comunque, sulla pietra diamantata bastano veramente pochissime passate. Che io poi lo faccia a una mano, lo faccia a due mani, poco cambia, ok? Quindi anche qui un attimo solo,
prendo, ma neanche la carta, prendo proprio uno strofinaccio, un'asciugatina al filo e andiamo subito a vedere che cosa succede con i movimenti a X a uscire. Un attimo solo. Ok, devo andare di qua, eccomi qua, ripresa un attimo la messa a fuoco, perdiamo neanche troppo tempo. Allora, chiaramente sono stato pochissimo, no? 5-6 passaggi, per cui il risultato non è ottimale, però dal movimento a X a uscire quello che ci si aspetta era il marchio di affilatura obliquo, e devo dire che è un buon marchio di affilatura, nel senso sono tutti marchi paralleli tra di loro, equidistanti tra di loro. Queste imperfezioni che vedete vengono dal fatto che le passate sono state poche, però è facile intuire rispetto all'immagine di prima che insomma quello che ci aspettavamo, tanti marchi di affilatura obliqui paralleli tra di loro, ma questo non è il movimento che mi piace di più. Riandiamo un'altra volta, piano di lavoro, cioè mi piace di più, che mi fa divertire di più come risultato, e attenzione, come movimento mi piace tanto. Allora, adesso ancora pochino d'acqua. Un movimento che questi giorni mi sta facendo impazzire è il movimento A8. Mi sta facendo impazzire perché in un verso si va controfilo, al ritorno invece si va, cioè scusate, da una parte si va con il filo in avanti, nel ritorno si va con la costa in avanti, per cui è praticamente un misto di passaggi, da una parte diciamo classici e da una parte a strop, da una parte con il filo davanti e da una parte lo strop. Eccolo qua, classico 8, pure qui sentite, vabbè, ormai il rumore, scusate ragazzi, ma ripeto, una piastra 325 è chiaro che per quanto sia consumata è aggressiva. Allora io adesso sono curioso di vedere sto movimento ad 8 che cosa mi fa sul bevel. Pure qua ci fermiamo subito, perché se no poi c'è subito la volpe qui in mezzo che dice sì, però nel movimento nel primo movimento hai fatto pochi passaggi, in quest'altro ne hai fatti di più, perché con voi è una battaglia persa in partenza. No, con voi non è vero, con qualcuno di voi, che tu dici una cosa. Oh, guarda che bellino. Ecco quello che succede facendo i movimenti ad 8. Io me la spippo un po', così intanto vi do modo di guardare. Allora adesso secondo me c'è da valutare due cose. Il filo ovviamente sulla 325 si sta sfrangiando, per cui io non lo prenderei tanto in considerazione. Vediamo un po', andiamocene pure a spasso. No, tutto sommato mi sembra abbastanza uniforme la cosa. Però che cosa sta succedendo? Allora, qual è la caratteristica? Fermiamoci da qualche parte. La caratteristica di questo tipo di movimento, che crea dei marchi di affilatura di un disordine incredibile. Io vorrei farvi vedere una cosa, vediamo se riesco a visualizzare. Lo vedete? Ci vogliono, lo so, è piccolino, ma guardate sulla parte nera, si vede il puntatore del mouse.
Oltre al fatto visibilissimo che sul bevel chiaramente abbiamo creato dei marchi di affilatura che più disordinati non si può, guardate una cosa importante, guardate qui, quindi qui stiamo parlando di filo, qua sul filo c'è un marchio d'affilatura che va dall'alto a sinistra in basso a destra. Qui invece sul filo c'è un altro marchio d'affilatura che invece va dall'alto a destra al basso a sinistra. Vedete anche qui si vede molto bene che è alto destra, basso sinistra. Ma ce ne sono, e questo addirittura è verticale qui in questo punto, quindi è proprio ortogonale rispetto all'andamento, all'asse del filo. Quindi voglio dire, le gole, le creste che si creano sul filo non sono uniformi, qualcuna al vertice, qualche cresta al vertice al centro, qualcuna al vertice a destra, qualcuna al vertice a sinistra. Quindi sono delle creste molto molto irregolari, così come è regolare il marchio d'affilatura sul bevel. Adesso, allora, ricambiamo di nuovo. Scusate, io sto pure con la sigaretta, è prima mattina, sto registrando sto video, scarse le 9 di mattina. Allora, ritorniamo al piano di lavoro. Riprendiamo il gold dollar. Spero di fare tutto con questo, poi se anche se lo butto, ma almeno gli altri me li tengo per fare altre prove. Adesso che cosa vogliamo fare? Vogliamo provare, non lo so, il movimento diciamo abbastanza classico, però andiamo a strop in questo, a questo punto. Quindi andiamo a costa in avanti, quindi anche qui movimenti abbastanza lineari, abbastanza classici, però andiamo a stroppare anziché andare col filo in avanti. Pure qui ne facciamo pochini perché se no, come al solito, inneschiamo le polemiche. Poi chi lo fa se ruotando direttamente sul dorso come le coramelle o alzi. L'importante è che il movimento era a stroppare. Anche qui basta così, pezzoletta, asciugatina al filo, asciugatina al rasoio, scusate. Allora, aspettate, sto mettendo il rasoio sotto il microscopio, che non è mica facile. Allora, aspettate, devo cambiare inquadratura e devo riprendere la messa a fuoco. Oh, e qua pure c'è subito da vedere una cosa. Allora, anzi, due cose. Uno, chiaramente, essendo il movimento rettilineo, siamo ritornati ai marchi di affilatura paralleli tra di loro, per cui nulla di inaspettato. Ma c'è una cosa da notare. Guardate qui, come al solito cerco, eccolo qua, lo vedete il puntatore del mouse. Purtroppo non sto attrezzato, dovrei cambiare forma al puntatore, farlo un po' più grande, però abbiate pazienza. Adesso guardate il filo, lo vedete? Lo sto evidenziando. La vedete proprio l'ultima parte del filo? Ma questo è il vero filo o no? È un filo morto
da paura. Quello è tutto il ricciolo di bava che è rimasto attaccato al filo, perché non avendo fatto nessun movimento a fila avanti per fare in modo di spezzare il ricciolo di bava mano a mano che veniva creato, il ricciolino, il residuo dell'affilatura, la parte di metallo mangiata, ritorta, sta tutta lì, è rimasta attaccata al filo. Vogliamo fare subito la prova del 9? Questo è l'andamento del filo osservato al microscopio con movimento a strop. Adesso, aspettate, ritorno sul piano di lavoro. Adesso, prima di fare qualsiasi cosa, qualsiasi altro movimento, un pochino d'acqua come al solito, facciamo la prova del 9, stesso movimento, però questa volta ritorniamo a filo in avanti. Ok, sto andando con due mani, anche perché con una mano sola sulle pietre diamantate è un po' più difficile perché la vibrazione è tanta, quindi tenere il rasoio fermo senza farlo rimbalzare ad ogni passaggio non è facile. Allora, adesso vediamo. Basta così? Basta così. Un attimo, la pezzolina, asciugo. Adesso vediamo una cosa, se il filo morto sul filo, scusate il gioco di parole, è sempre lo stesso, è aumentato o è diminuito. Vediamo un po', è ancora un po' bagnato. Allora, vado a rimettere... io non so per quale strana magia tutte le sante volte mi riperdo la messa a fuoco. Mannaggia sti microscopi. Ok, oh, lo vedete? Chiaro che scusate, ma a questi ingrandimenti è difficile rimanere fermi. E poi come mi muovo in orizzontale perdo. Allora, ecco, mi fermo qui perché si vede meglio. Ecco qui, quindi di nuovo marchi di affilatura paralleli. Guardate qui il filo, lo vedete il filo morto che si stava staccando? In questo punto, per esempio, dove ho il puntatore del mouse, il filo morto non c'è più. Qui c'è ancora, qui già stava andando via. La stessa cosa su quest'altro lato. In questo punto il filo morto non c'è più, il ricciolo di bava non c'è più. Da quest'altra parte il ricciolo c'è ancora. Quindi... come al solito oggi proprio non c'è indovino con i tasti, piano di lavoro, eccolo qua. Quindi un'altra cosa che sta venendo fuori a un'osservazione al microscopio, perché certo questa a occhio non le vede, a occhio queste differenze non si vedono, è che andando a costa in avanti, andando con movimenti a stroppare, sì, sicuramente l'affilatura viene più, l'abrasione è più delicata, però attenzione che il ricciolo sollevato si ritorce e rimane appoggiato lì, rimane sopra il vero filo, mentre andando a con un movimento classico con il filo in avanti, questo tipo di movimento aiuta a spezzare le bave, aiuta a spezzare il filo morto. È chiaro, tutto è risolvibile tra un passaggio su pietra e l'altro. Se io ho l'abitudine di affilare con movimenti a strop, mi tengo vicino una coramella di tela, 4 passaggi sulla tela,
tolgo le bave e continuo. Però bisogna ricordarselo di fare questo, perché non l'ho visto fare da tutti. Dopodiché l'ultimo, tanto per incasinare un po' tutto, il movimento a cerchietto, altro movimento popolare. Movimento a cerchietto, che in questo caso è proprio sbagliato di concetto, perché il movimento a cerchietto, quando è che viene fatto? Viene usato di preferenza quando si usano pietre con una sospensione, perché così la sospensione può agire uniformemente lungo tutta la lunghezza del bevel, quindi è un movimento che si fa quando si va a cercare la satinatura. Certo, non è un movimento da fare su pietra pulita. Su pietra pulita è un movimento che non ha senso. Eppure, anche qui, gironzolando su YouTube, gironzolando insomma sulla rete, io sto cavolo di movimento a cerchietti lo vedo fare tante volte, anche su pietre pulite, e non va bene, ripeto. Per me il movimento a cerchietto va bene solo ed esclusivamente quando c'è una sospensione sulle pietre, per cui aiuta ad amalgamare la sospensione, aiuta a girare la sospensione, per cui tutti gli abrasivi che sono portati all'interno della sospensione partecipano tutti quanti più o meno in uguale misura al risultato finale. Allora, anche qui vado a rimettere allora, vediamo un po', perché qui pure come al solito non è facile, scusate, vi sto evitando il mal di testa, per quello non sto inquadrando il microscopio. Ok, dai, per non perdere troppo tempo, riprendiamo un'altra volta. Allora cerchiamo di... eccolo qua. Quindi vedete, movimento che ha ricreato di nuovo marchi di affilatura disordinati, benché, se notate, meno disordinati del movimento ad 8, perché il movimento ad 8, essendo più ampio, più lungo, c'è più abrasione, per cui c'è la riga in un verso e la riga nell'altro verso, gli si dà più tempo alla pietra di abbradere in quel punto. Il movimento a cerchietto è un movimento più veloce, in cui ogni punto del bevel viene toccato per minor tempo, quindi disordinato ma uniforme. Vado sempre a riprendere, ecco qua il puntatore del mouse. Come vedete, come al solito, ancora non c'è stato modo di togliere il filo morto. Qua si è tolto, qui c'è, qua si è tolto, qui c'è, qua si è tolto, qui ancora c'è, ma si vede proprio benissimo che è il filo morto. Scusate. Per quello che riguarda invece il tipo di finitura, chiamiamola così, del bevel, anche in questo caso è un bevel molto disordinato, con segni che vanno da una parte all'altra, da basso a destra, in alto a sinistra, verticali, qualcuno quasi orizzontale, perché, ripeto, non è un movimento da fare su pietra pulita. Poi in questo caso, usando una diamantata 325, è chiaro che io sto esagerando volutamente per far vedere l'effetto finale. Ok? Adesso vi voglio fare vedere l'ultimo, che se no qui la carrellata diventa infinita. L'ultimo tipo di movimento, che è un movimento di pulizia, che andrebbe fatto in una maniera molto leggera, solo accennato, il movimento quello a coltello, movimento che è citato nel trattato dell'affilatura anche dal grandissimo Iwasaki, per cui, per carità di Dio, lungi da me il volerlo criticare. È un movimento che però deve essere corto, millimetrico,
leggerissimo, appena accennato, utilizzato per pochi secondi. Questo è il movimento che Iwasaki ha studiato, si è inventato, ha classificato, ha canonizzato per togliere quelle famose bave dal filo. Ma questo è un movimento Iwasaki. Ci siamo? Non questo che io vedo fare tante volte. Dice, adesso una bella pulita al filo e si va avanti col movimento in orizzontale. Fatemelo fa pure sull'altro lato, se no vabbè che ora sono io sacrificato, ma sto storcendo il filo tutto da una parte perché sto lavorando per farvelo vedere solo sul lato. Vedo fare tantissime volte questo movimento qui, ecco, però lungo e per tanto tempo. Siamo sicuri che questo tipo di movimento fa bene al filo, faccia bene al filo? Non indovino più manco i congiuntivi stamattina. Ok, andiamo ad andare a vedere, come al solito, pezzolina, straccettino, andiamo a dare una pulita, metto il rasoio sotto il microscopio, oddio, ok, l'ho beccato più o meno, adesso la messa a fuoco la facciamo insieme. Ok, vabbè, c'è qualche segnaccio, mettiamoci in un punto dove non ci sono segni che disturbano, ecco, basta levarlo un pochettino. Ok, non perdiamo troppo tempo. Allora, vedete che ovviamente, come c'era da aspettarsi, i marchi di affilatura sono tutti quanti paralleli all'andamento del filo. Notate che effettivamente un movimento di pulizia, guardate come è diminuito drasticamente con pochissime passate, come è diminuito il filo morto. Cioè qui non c'è proprio, ormai è ritornato il filo pulito. Calcolate che sto con la 325, per cui lo sto veramente brutalizzando il rasoio. Qui ce n'è rimasto un pochettino in questa zona, ma vedete come è leggero, appena accennato. Insomma, guardate, qui sopra si riesce a vedere veramente il filo, eccolo qui, di nuovo, anche sulla sinistra. Quindi qua al centro è rimasto ancora un accenno di bava, ma sopra la bava il filo, il vero filo, è stato riscoperto di nuovo. Finalmente si è riuscito a rompere quella bava enorme che con una diamantata 325 avevo creato. È chiaro che con le pietre normali non si fanno questi eccessi. Ma guardate l'andamento dei marchi di affilatura, per la maggior parte, sono quasi tutti paralleli al filo. Attenzione che i marchi di affilatura paralleli al filo possono indebolire il filo. Vediamo se riesco a farvelo vedere, ci vorrebbe un ingrandimento ancora maggiore. Sto girando un po' per farvi vedere. Neanche con questa risoluzione riesco a farvelo vedere, ma comunque, essendo tutti marchi di affilatura paralleli al filo, ci vuole poco perché una microscheggiatura del filo, aspetta, parliamo un attimo così, ci vuole poco, stavo dicendo, anche in rasatura, una microscheggiatura del filo, del vero filo. La gola, il vertice della gola, potrebbe andare a toccare il marchio di affilatura in orizzontale che corre parallelo sotto lo stesso filo. È chiaro che io sto esagerando. Secondo me, questo tipo di movimento è ottimo, eccellente
per la pulizia del filo, ma non ne va abusato. Il movimento deve essere millimetrico, una vibrazione, e non centimetri su centimetri, nel senso dobbiamo rompere il filo morto senza creare marchi di affilatura in orizzontale, o comunque cercare di crearne il meno possibile. Ok, mi voglio fermare subito, perché la volevo fare corta, ma sempre una mezz'oretta sono riuscito a fare. Perché io mi volevo levare sto sfizio. Quindi mi sono preso i miei bei rasoi sacrificali, mi sono preso una diamantata, tra l'altro un'ottima diamantata della Sharpal, un bestione, pesa pure sta cosa. Quindi ho chiaramente esagerato. Chiaro che sulle pietre o naturali o sintetiche il livello di abrasività è molto minore, per cui tutto quello che si è visto al microscopio è tutto molto più diluito, e questo sono d'accordo con tutti quelli che mi faranno successivamente l'obiezione. Altra cosa, abbiamo scoperto, se mai ce ne fosse stato bisogno, un altro utilizzo pratico, comodo del microscopio. Cioè, sto lavorando, il microscopio non mi dice se ho affilato bene, se non ho affilato bene, se quel rasoio taglia bene o taglia meno bene. Però un'osservazione al microscopio mi dice che cosa sto facendo sull'acciaio. Acciaio, scusate che è tutta zozza, acciaio è pietra. Che cosa serve una pietra? Serve a togliere acciaio, serve ad abbradere. Io tolgo l'acciaio, mi faccio il bevel accuminato. Come lo sto togliendo? Come sto marchiando quell'acciaio? Quanto acciaio sto mangiando? Come lo sto mangiando? Ho scorie? Non ho scorie? Ecco, il microscopio può essere utile in quello. Vado, mentre affilatura durante, ogni tanto faccio un controllo. Oh mamma mia, mazza quanto filo morto. È inutile che sto un'altra mezz'ora su sta pietra, sto lavorando sul filo morto, non sto lavorando sul filo. Allora mi alzo, vado a prendere la mia bella curamella di tela, arrivato sul microscopio, oh cazzarola, adesso il filo è pulito, vai, continuo sulla pietra. Quindi non è questione, sai, i soliti, evito l'aggettivo, quelli che vogliono scatenare le guerre, microscopio sì, microscopio no. Per me microscopio sì, ma microscopio no, va bene lo stesso. Mai detto che si deve fare in questa maniera. Eppure mi hanno messo in bocca pure questa. Vabbè, aspetta, lo dico subito. Aspetta. Ormai ho fatto un mantra. E stavo dicendo, tanti utilizzi si possono fare nel microscopio, ma il test finale è quello sul viso. Sì, è vero, perché tanto alla fine ti puoi inventare le lenti, il microscopio, la KT, se poi quando devi mettere la rasoio in faccia ti sgrattugi e qualche cosa è andato male. Diciamo che forse il microscopio, avendo preso magari delle immagini durante tutta l'affilatura, ti può dire, ecco, forse hai sbagliato in quel punto, vedi qui, vedi tutti questi microchip, perché non l'hai azzerato il filo prima di ricominciare il coso? Vedi qui, madonna quanto dopo la bisellatura quanto filo morto che c'era, ma dopo quando sei andato a usare le pietre più fini l'hai fatta lavorare sul filo morto, non l'hai fatta lavorare sul filo vero. Ah, vedi che stupido, non ci ho pensato. Ecco, in quel caso l'immagine microscopica può servire, ma adesso basta, perché sennò entriamo nel campo delle polemiche e tanto a certa gente da una parte gli entra ma da un'altra parte no, per cui è inutile. Boys, 5 minuti di pippone, era passata mezz'ora, adesso sono passati 34 minuti, 5 minuti di pippone bastano e avanzano. Per cui un saluto, un abbraccio, un ciao popolo a tutti quanti. Aspetta che devo trovare il tasto dove si fa termine la registrazione, eccolo là che l'ho trovato. Popolo, un ciao popolo a tutti quanti.
Ci vediamo alla prossima, se ci sarà, perché mi sto pure rompendo le scatole.